Il recente vertice IPAC a Taipei potrebbe essere il punto di svolta nelle tensioni tra Cina e Taiwan, con implicazioni globali enormi. Questo evento ha radunato la più grande delegazione parlamentare mai vista a Taiwan e ciò che è stato discusso potrebbe cambiare il futuro di tutta l'Asia, e non solo. In questo video ti svelerò perché il mondo intero dovrebbe prestare attenzione a quello che è successo a Taipei, dall'iniziativa 2758 creata per sfidare Pechino al piano di Taiwan per rafforzare la propria difesa. Il futuro di uno dei punti più caldi della geopolitica globale è stato deciso proprio qui. Ma attenzione, le tensioni sono più alte che mai e le decisioni prese in questo vertice potrebbero portare a conseguenze imprevedibili che si estenderanno ben oltre lo stretto di Taiwan. Benvenuti a Sinopolitics. Oggi analizzeremo insieme perché questo vertice IPAC potrebbe essere un punto di non ritorno nelle relazioni tra Cina e Taiwan. Prima di entrare nei dettagli del vertice, è opportuno capire cos'è l'IPAC e perché questa organizzazione sta giocando un ruolo cruciale nel contesto globale. L'Alleanza Interparlamentare sulla Cina, o IPAC, è stata fondata il 4 giugno 2020, una data simbolica che ricorda le proteste di piazza Tiananmen del 1989. L'IPAC riunisce oltre 250 parlamentari provenienti da 40 paesi, tra cui Italia, Germania, Francia e Stati Uniti, uniti nel sostegno alla democrazia e nel fronteggiare le sfide poste dall'ascesa della Cina. Ma perché è nata questa alleanza? La crescente influenza globale della Cina ha sollevato preoccupazioni in molte capitali. L'IPAC si propone di contrastare questa espansione, lavorando affinché Pechino rispetti gli standard dell'ordine internazionale. L'obiettivo è chiaro: impedire alla Cina di compromettere la sovranità dei paesi democratici attraverso pressioni economiche, diplomatiche e militari. Uno dei punti di forza dell'IPAC è il coordinamento tra i suoi membri, che permette di rispondere in maniera unitaria alle azioni di Pechino, anche di fronte ai cambiamenti di governo dei singoli paesi. Questo tipo di collaborazione è essenziale per mantenere un fronte democratico compatto e per limitare l'influenza cinese. In pratica, i membri dell'IPAC si impegnano a preservare l'integrità dei loro sistemi politici e a promuovere un ordine internazionale libero e aperto, basato su principi comuni. E il vertice di Taipei ha dimostrato quanto sia importante questa alleanza, specialmente per la questione più delicata di tutte, Taiwan. Con questo in mente, possiamo ora approfondire cosa è successo durante il vertice IPAC a Taipei e perché ha catturato l'attenzione del mondo intero. Il vertice IPAC a Taipei è stato un evento storico, con 49 politici provenienti da 24 paesi, tutti riuniti per discutere il futuro di Taiwan e le sue implicazioni globali. Ma cosa è successo esattamente? Quali sono stati i punti salienti di questo incontro? In primo luogo, è importante sottolineare la partecipazione straordinaria. Questa è stata la più grande delegazione parlamentare mai vista a Taiwan. Un chiaro segnale che la comunità internazionale sta prendendo molto sul serio le questioni riguardanti lo stretto di Taiwan. Taiwan è stata al centro del dibattito, considerata una parte indispensabile per la sicurezza e la prosperità globale. Uno dei momenti chiave del vertice è stato il lancio dell'iniziativa 2758, una risposta diretta alla distorsione dello status di Taiwan operata da Pechino. Questa iniziativa prende il nome della risoluzione 2758 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1971, che ha riconosciuto il governo della Repubblica Popolare Cinese come l'unico legittimo rappresentante della Cina. Tuttavia, Pechino ha usato questa risoluzione per cercare di isolare Taiwan a livello internazionale, sostenendo il principio di una sola Cina. Durante il vertice, il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha tenuto un discorso potente, intitolato La visione globale di Taiwan. Lai ha delineato un piano d'azione noto come i 4 pilastri della pace, che comprende il rafforzamento della difesa nazionale, il potenziamento delle capacità di autodifesa e la creazione di meccanismi per l'adozione di tecnologie emergenti, cruciali per la difesa civile. Un altro punto cruciale è stato l'operazione MIST, promossa dall'IPAC. Questa operazione evidenzia la necessità di valutare seriamente la difesa dello stretto di Taiwan. Perché? Perché un conflitto in questa regione avrebbe conseguenze economiche devastanti, non solo per l'Asia, ma per tutto il mondo. Taiwan è un hub chiave nella produzione di semiconduttori e qualsiasi interruzione delle sue catene di approvvigionamento potrebbe innescare una crisi globale.
Ma il vertice non è stato privo di tensioni. Nei giorni precedenti, alcuni delegati sono stati contattati da diplomatici cinesi che hanno cercato di intimidirli o dissuaderli dalla partecipazione. Un chiaro segno che Pechino stava monitorando l'evento da vicino e non era disposta a tollerare discussioni sulla questione taiwanese. Nonostante queste pressioni, l'IPAC ha proseguito con la sua missione, annunciando ufficialmente l'inclusione di Taiwan come membro dell'alleanza. Un passo simbolico, ma di grande significato, che rafforza il sostegno internazionale verso l'isola e la sua partecipazione alle organizzazioni globali. Questi sono i punti salienti del vertice IPAC di Taipei. Ma quali saranno le conseguenze globali? E come reagirà la Cina? Nel prossimo segmento esploreremo i possibili scenari e le implicazioni future di queste decisioni cruciali. Il vertice IPAC a Taipei non è solo un evento isolato. Le decisioni prese e i messaggi inviati avranno ripercussioni profonde su scala globale. Ma cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Quali scenari si stanno delineando all'orizzonte? In primo luogo, l'inclusione di Taiwan come membro ufficiale dell'IPAC è un segnale chiaro di un crescente sostegno internazionale verso l'isola. Questo potrebbe tradursi in una maggiore partecipazione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali, un'azione che sicuramente incontrerà la forte opposizione di Pechino. La Cina considera Taiwan una provincia ribelle, parte integrante del proprio territorio, e qualsiasi passo verso il riconoscimento internazionale di Taiwan è visto come una provocazione diretta. In risposta, possiamo aspettarci che Pechino intensifichi la pressione militare e diplomatica su Taiwan. Le esercitazioni militari vicino all'isola, le incursioni nello spazio aereo taiwanese e le dimostrazioni di forza nel mar cinese meridionale potrebbero diventare ancora più frequenti. La Cina vuole inviare un messaggio forte. Qualsiasi interferenza nella questione taiwanese sarà affrontata con determinazione. Ma non è tutto. L'aumento delle tensioni non riguarda solo Taiwan e la Cina. La questione taiwanese ha implicazioni globali, specialmente per gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione Asia-Pacifico. Un conflitto aperto nello stretto di Taiwan avrebbe conseguenze economiche e militari devastanti. Taiwan è un attore chiave nella produzione di semiconduttori, componenti essenziali per l'industria tecnologica mondiale. Un'interruzione di queste catene di approvvigionamento potrebbe generare una crisi globale, con effetti a catena su settori come l'elettronica, le automobili e molte altre industrie. C'è però anche uno scenario più ottimistico. L'IPAC potrebbe fungere da catalizzatore per un dialogo più costruttivo. La crescente pressione internazionale potrebbe spingere la Cina a considerare negoziati più favorevoli, anche se la storia ci insegna che Pechino è molto rigida riguardo al principio di una sola Cina. Tuttavia, l'attenzione globale potrebbe aprire spazi per il dialogo, magari attraverso intermediari o organizzazioni internazionali che fino ad ora sono stati trascurati. Tuttavia, dobbiamo essere realistici. La Cina non è inclina a compromessi su Taiwan. Recenti azioni, come l'aumento delle esercitazioni militari e le minacce esplicite, indicano che Pechino è pronta a difendere la sua posizione con ogni mezzo necessario. E questo rende la situazione ancora più delicata e pericolosa. In conclusione, il vertice IPAC a Taipei ha rafforzato il sostegno internazionale a Taiwan, ma ha anche esacerbato le tensioni con la Cina. Il mondo ora osserva con attenzione, consapevole che i prossimi sviluppi potrebbero avere un impatto profondo non solo sulla regione Asia-Pacifico, ma su tutto l'ordine mondiale. Il futuro è incerto e molto dipenderà dalla capacità delle parti di evitare il conflitto, cercando soluzioni che, per quanto difficili, possano garantire la stabilità a lungo termine. Cosa ne pensi di questa situazione? Quali scenari ritieni più probabili? Fammi sapere nei commenti qui sotto e se ti è piaciuto questo video non dimenticare di iscriverti al canale per restare aggiornato sulle ultime analisi.